Calzoncini senza forno e senza lievitazione. Benvenuti nel canale di Tavola Serena, oggi andiamo a preparare insieme questo piatto delizioso. Iniziamo dall'impasto. Andiamo a setacciare la farina all'interno di una ciotola. Io ho utilizzato la tipo 1, ma potete utilizzare la 0, la tipo 2, quello che volete. Ho aggiunto anche una parte di farina integrale, mezzo cucchiaino di bicarbonato e sale. Vado a mescolare con una forchetta e poi aggiungo l'acqua a temperatura ambiente. Continuo a mescolare fino a quando l'impasto non ha assorbito tutta l'acqua e quindi posso iniziare a lavorarlo a mano. Tutti gli ingredienti che ho menzionato li trovate ricapitolati sia durante il video sia sotto all'interno del box informazioni. Impastiamo poi a mano, prima all'interno della ciotola e poi quando ottengo una palla posso aggiungere un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva. Continuo a impastare finché non ho assorbito l'olio all'interno della ciotola e poi lo lavoro brevemente sul piano da lavoro. Non dobbiamo impastare a lungo, dobbiamo semplicemente ottenere un panetto omogeneo, quindi dopo un paio di minuti ci siamo. Panetto ottenuto lo mettiamo a riposare all'interno della ciotola per circa un quarto d'ora a temperatura ambiente. Passato il tempo, l'impasto si è rilassato ed è più lavorabile. Ora ricaviamo dall'impasto 8 pezzi che diventeranno i nostri calzoncini. Diamo a ogni pezzo una forma a palla, diciamo, e li mettiamo da parte. Una volta fatta questa operazione è il momento di stenderli. Li appiattiamo leggermente con le mani per iniziare a dare una forma tonda. Li copriamo di farina sia sopra che sotto e poi con il mattarello cerchiamo di ottenere un cerchio. Lo giriamo più volte finché non ottiene appunto una forma sferica. Se non riuscite a ottenere una forma perfettamente tonda, fa lo stesso perché tanto verranno poi ripiegati su se stessi per essere chiusi. Man mano che terminiamo di stendere i calzoncini li mettiamo da parte e procediamo con gli altri. Andiamo poi a formare quelli che saranno i ripieni. Io ho scelto di fare qualche gusto con ricotta, passata di pomodoro e origano e poi qualcuno con prosciutto, funghi e formaggio, solo prosciutto e formaggio, ma va benissimo quello che avete in casa. Se avete anche della verdura cotta nel frigorifero da smaltire, sono perfetti. L'importante è chiudere bene i bordi. Quindi prima accoppiamo i bordi e li chiudiamo per bene col dito, dopodiché facciamo una piccola pieghetta su tutto il bordo, come vedete all'interno del video, e sigilliamo per bene. Questo è un procedimento fondamentale, altrimenti si apriranno in cottura e uscirà tutto il formaggio e il ripieno. Questi calzoncini sono perfetti come cena dell'ultimo minuto, quando si ha voglia di qualcosa tipo pizza, ma non si è avuto il tempo di impastare. Scaldiamo per bene una padella antiaderente, dopodiché vi aggiungiamo all'interno i calzoncini, un paio di cucchiaini d'acqua, copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere per circa un paio di minuti per lato a fuoco medio-basso. Passato il tempo possiamo girare i calzoncini per terminare la cottura, sempre per un paio di minuti. Come vedete sono velocissimi da fare, l'ideale è gustarli proprio appena tolti dalla padella perché sono fantastici. Per motivi di ripresa, dal momento che li ho tolti dalla padella al momento che li ho filmati è passato qualche minuto e si sono subito sgonfiati, ma credetemi, appena tolti dal fuoco sono fantastici. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un pollice in su. Ricordate di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto per non perdere tutti i futuri contenuti. Qui vi lascio un'altra ricetta, sempre velocissima da fare in padella, che spero vi piaccia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!